In questo video ti mostro come utilizzare Reaper per fare podcast e trattare l'audio per i video su YouTube. Reaper è un software dedicato, nato per la musica, quindi lavora in un certo modo ed è abbastanza complesso. In questo video provo a spiegarti come lo utilizzo io e come può essere più semplice per te utilizzarlo se fai podcast e video per YouTube. Come ti raccontavo nell'introduzione, Reaper è un software abbastanza complesso perché nasce non per i podcast, non per l'audio dei video su YouTube, ma per la produzione musicale. Quindi puoi inserire infinite tracce, infiniti plugin, insomma è un software anche abbastanza complesso dove si possono fare cose veramente molto importanti. Noi però, che lavoriamo soltanto nel mondo del podcast e del video su YouTube, non ci servono tutte queste funzionalità. Reaper è molto più di quello che a noi serve. Forse quello che a noi serve è il 5-10% delle funzionalità. In questo video ti parlo del layout, dei settings, dell'aspetto esteriore di Reaper, che però non è così banale, ma ti può aiutare a essere più produttivo e a concentrarti su quello che conta davvero. Ok? Quindi adesso ti faccio vedere come farlo, te lo faccio vedere in modo semplicissimo, in modo che tu possa, se ti va, replicare lo stesso layout anche sulla tua versione di Reaper. Ok? In questo momento tu vedi la mia schermata, c'è Reaper aperto come se fosse la prima volta. Ho fatto una nuova installazione di Reaper, quindi è come lo vedi anche tu. Ok? Benissimo. Allora, iniziamo con un po' di cosette da fare. Come ti raccontavo, Reaper nasce per la musica, quindi i suoi setting iniziali sono per la musica. Quindi noi dobbiamo andare a dirgli che una serie di cose non ci interessano. Partiamo dall'alto. Qui nell'indicatore che vedi, ok, dove ci sono questi numeri, clicchiamo tasto destro e anziché measures and beats, perché lui lavora con la musica, quindi con le battute, gli diamo minuti e secondi. In questo modo, vedi, lui porta come display, ci fa vedere i minuti e i secondi, che è quello che serve a noi. Ok. Altra cosa, queste linee verticali che a noi non servono sempre perché noi non lavoriamo sulle battute, come nella musica, le possiamo eliminare andando qui in questo menu che trovi in alto a sinistra e cliccando su questo simboletto dove ci sono tutte linee verticali. Ok, fatto, l'abbiamo eliminato. Ok, quindi già adesso è più gradevole da vedere. Altra cosa, ci spostiamo qui in basso e clicchiamo poco sotto questa linea orizzontale, tasto destro, e gli andiamo a eliminare queste freccine, Show Play Rate Control. E andiamo a eliminare Show Time Signature e andiamo a eliminare Show Play State as Text. E abbiamo semplificato ulteriormente. Ovviamente non aspettarti che possiamo stravolgerlo completamente, però sicuramente quello che ti faccio vedere serve a focalizzarti meglio sulla voce. Allora, ora noi abbiamo quindi un'area qui grigio scura nella quale non c'è niente, ma in realtà qui vanno tutte le tracce che ci servono. Facciamo un esempio, faccio doppio clic e mi compare una traccia. Ok, posso ingrandirla e rimpicciolirla. Allo stesso tempo, come vedi, qui in basso è comparsa la traccia. Non so quanto sei pratico di mixer, però in alto c'è la traccia perché quando noi andiamo a registrare ci farà vedere la forma d'onda. Qui in basso c'è il volume, ci sono gli effetti, eccetera, eccetera. Alcuni controlli, scusami, sono replicati anche qui perché per esempio c'è la possibilità di mettere in mute, c'è la possibilità di mettere in solo, c'è la possibilità di aggiungere plugin, di, tra virgolette, armare la traccia, cioè renderla disponibile per la registrazione e così via. Tutte cose che trovi anche qui giù. Però la cosa fondamentale, la grossa differenza è che qui in alto, a destra, al centro dello schermo vedrai la forma d'onda, quello che hai registrato. Ok, possiamo aggiungere una seconda traccia? Certo che possiamo farlo. Doppio clic, aggiungiamo una seconda traccia. Doppio clic, ancora un'altra traccia. Ok? Vedi, io posso aggiungere quante tracce voglio. Ora, mentre nella musica si lavora anche con tantissime tracce, nell'audio, e quando mi ritrovo a fare i video per YouTube, a meno che non sto testando due microfoni e quindi ho due tracce audio, di solito, come in questo video, lavoro con una traccia solo audio. Quando vado a fare i podcast, se sono da solo, ho la mia traccia di voce, ma sotto un tappeto musicale, quindi un'altra traccia, ho un jingle iniziale e uno finale, quindi un'altra traccia, e ho la mia voce sotto il jingle iniziale e il jingle finale, un'altra traccia ancora. Se dovessi intervistare altre persone, avrei non solo la mia traccia audio, ma anche altre tracce audio. Ok, però più di 5-6 è difficile andarle a lavorare nel podcast. Nella musica parliamo anche di 30, 40, 50 tracce. Ok, va bene. Allora,
Quindi noi abbiamo in basso queste tracce audio che vedi in grigio e questo più scuro è il mixer, il master mixer. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre sul singolo canale noi avremo soltanto i controlli, quindi soprattutto il volume della singola traccia, nel master mix vanno a confluire tutti i volumi di tutte le tracce. Quindi il master mix è fondamentale, ovviamente ogni singola traccia è fondamentale per evitare che vada in clip, ma il master mix, essendo la somma dove vanno a confluire tutte le tracce che hai dentro il software, è bene che anche lì si faccia molta attenzione. Ma questo non è un problema e tra l'altro non è oggetto di questo video. Ti voglio far vedere come organizzarti Reaper. Allora, una cosa che a me piace tantissimo è quella di andarmi a spostare il master mix e mettermelo sul lato destro e renderlo ancora più grande, perché mi piace che sia in questo modo. È un po' macchinoso, devi fare questi 3 passaggi, ma sono semplicissimi. Seguimi, così poi te li segni. Tasto destro sul mixer, vai su Master Track e gli dici Show in Separate Window. Ok, quindi lui che cosa ha fatto? Semplicemente ha spostato il mixer in una traccia, in una finestra, una floating window, una finestra staccata, mentre le tracce sono rimaste giù. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricliccare e dirgli, sempre Master Track, Show in Docker. Che cosa è successo adesso? Come vedi si sono create 2 tab, una mixer, dove ci sono le nostre tracce, l'altra master mixer dove c'è solo questa. Ok? Ora che cosa facciamo? Trasciniamo master mixer, quindi semplicemente cliccando e trascinandolo, e lo mettiamo, guarda, ho illuminato, se facessi così illuminerei soltanto la parte in basso, se faccio così illumino tutta la parte lunga, quindi lascio, e come per magia ho spostato il mio mixer sulla parte destra. Ora che cosa faccio? Vado qui, ok, e trascino verso l'altro, clicco e trascino verso l'altro, perché non mi servono quelle cose, ho spostato tutto, non mi servono quelle cose lì, quindi ho trascinato in questo modo, ok? Andiamo a eliminare le tracce, teniamoci una sola traccia, proviamo, ti voglio far vedere ancora una cosa, provo a registrare una cosa proprio al volo, tanto non mi serve neanche che tu la senta, perché è semplicemente una cosa al volo, quindi armo la traccia e registro. La 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 la, ok. Fermo la registrazione, disarmo la traccia, noi abbiamo questa traccia che possiamo ingrandirla, possiamo rimpicciolirla, possiamo farci un po' quello che vogliamo, ok? Ingrandiamocela così, ok? Questa è la nostra traccia. Io adesso te la sto facendo vedere grande così, però potresti avere tante tracce, quindi non sarebbero così grandi. Una cosa che puoi fare è questa, andare nel menu View, ok? E in basso vedi questo comando che si chiama Peak Display Settings. Ok, nel momento in cui lo clicchi, lo vedi qua, lui ti dà una cosa che si chiama Display Zoom e tu puoi, spostando questo cursore, ingrandire la forma d'onda. Ora, non sta influendo sul volume, non sta influendo su niente, è soltanto una cosa visiva. Quindi, immagina, per esempio, adesso abbiamo una sola traccia, però proviamo a duplicare questa traccia. Vado qui e faccio Duplicate Tracks. Non puoi ingrandirle più di tot, no? Perché ce n'hai 2, non ce n'hai più una. E quindi qui potresti andare a ingrandire, ora rivedi entrambe perché le ho duplicate. Ok? Bene, quindi questo qui ti serve per ingrandire o impicciolire. Qui sotto vedi c'è scritto Normal Peaks, il che va benissimo. Quello che utilizzo io, non è obbligatorio farlo, è Spectral Peaks. Questo perché? Non perché sia, e metto l'opacità al massimo in modo che i colori sono più vivi. Perché? Perché ho visto che nel tempo la visione spettrale della traccia mi aiuta a capire subito dove andare a tagliare, perché so dove ci sono certe vocali, dove ci sono certe parole, dove ci sono certe cose, quindi vado a tagliare molto più velocemente. Solo per farti vedere, se tu volessi, potresti anche usare solo lo spettrogramma, ci sono tante persone che lavorano anche così, per vedere soprattutto rumori di fondo e quant'altro. Oppure Normal Peaks più lo spettrogramma, oppure quello spettrale più lo spettrogramma, insomma si possono fare veramente tante cose. Normal Peaks va benissimo, non è obbligatorio, questa è la cosa meno utile che ti sto dicendo, però visto che ti sto facendo vedere come lavoro io, te lo faccio vedere anche questo, utilizzo Spectral Peaks, ok? Per avere questa visione qui. Togliamo una traccia, ok, quindi
una cosa che faccio è ingrandirmi al massimo la mia traccia in modo tale che poi posso andare a lavorarci. E quindi, come ti dicevo, nel master, adesso premo play, non lo sentirai ma non fa niente, vedi? E nel master tu puoi scegliere di vedere il stereo RMS, RMS combinato, l'UFS di due tipi, quello momentaneo, quello più lungo. Puoi scegliere di vedere la loudness o il picco, puoi scegliere, puoi personalizzartelo come vuoi. L'importante è che tu ovviamente sappia quello che stai facendo. Ok. Questo è quello che volevo farti vedere. Sono poche impostazioni, come hai visto, però permettono di avere Reaper in maniera più semplificata, possiamo dire, per chi come me, come te, probabilmente che stai guardando questo video, si occupa di voiceover, si occupa di podcast, si occupa di registrare l'audio per i video su YouTube e quindi non ha bisogno di quelle 1000 funzionalità, anche di più, che Reaper ha, perché Reaper è uno strumento potentissimo, che però per noi che facciamo soltanto questa piccola parte, non siamo musicisti, è veramente sovradimensionato. Però in questo modo, secondo me, puoi avere una visione molto più semplice. Spero di essere stato chiaro, spero di averti spiegato nel dettaglio tutto. Se non fosse così, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.